Bentornati sul canale di Anime dal Mondo, io sono Alex e questo è il canale di voi creativi e creative, soprattutto, ma anche di collezionisti, modellisti e tutto quello che ne conviene. Oggi parliamo di Ritorno al futuro. Ritorna questo Ritorno al futuro perché, insomma, in commercio ci sono tante cose che riguardano questo film, ormai diventato cult, che a me piace tantissimo, continuo a guardarmelo quando mi viene il birillo di andarlo a guardare e mi piace sempre, non mi stanco mai, non c'è niente da fare, soprattutto ogni volta trovo dei dettagli che magari altre volte non ho visto, ma questo capita un po' a tutti, ma fatemelo sapere nei commenti. Oggi vi faccio vedere ben tre action figure della NECA che sono uscite non da tantissimo, insomma non sono uscite da tantissimo, ancora ne devono uscire, e vi faccio vedere il Marty, quello normale, dal film numero 1, dalla parte 1, abbiamo il Marty della parte 2, questo, quello con il berrettino tutto splendente e tutto quello che ne conviene, dopo guarderemo cosa c'è all'interno, e poi abbiamo Biff, sempre dalla parte 2 di Ritorno al futuro. Ora andiamo sul tavolo e vediamo che cosa hanno all'interno, ma prima ricordatevi che per farmi contento dovete iscrivervi al canale qua sotto, così cliccando la campanella mi fate felice, mi fate tutte le domande che volete, per qualsiasi cosa trovate tutti i link qua sotto, quindi andate tranquilli. Oggi così sembra che mi sono bevuto una bottiglia di spumante, non è vero perché non bevo nemmeno, quindi meglio così. Andiamo sul tavolo! Vediamo dunque che cosa contiene la scatola di queste NECA riguardanti Back to the Future, Ritorno al futuro. Io al momento ne ho tre, quindi questo Marty, che è quello del primo film di Back to the Future numero 1, e poi ho anche il, ecco che si accappotta, ma noi lo mettiamo qua, ho anche il Marty del secondo film, quindi di Back to the Future parte 2, e poi ho anche Biff, che è questo qui, che è, eccolo qui. Poi li apriremo tutti e tre per farvi per darvi un'idea, insomma. Eccole qua tutte e tre, bellissime le confezioni per quanto mi riguarda. NECA è sempre una garanzia, ma per questo video vi voglio dare poi alla fine un mio giudizio, come vorrei un vostro giudizio, ma anche perché ne mancano tre. Alla collezione per il momento completa di quelli che ha fatto NECA mancano il Marty Tail Space, che sarebbe quello con la tutona gialla in sostanza, manca Doc Brown e manca anche il Marty preso dal primo film che si chiama Audition, se non mi ricordo male è Audition, dove lui ha semplicemente il suo giubbino di jeans, ha dentro la chitarra quando appunto va a fare le audizioni per fare la sua così con la sua band, a fare appunto l'audizione, come dice il nome stesso, per il ballo della scuola, che poi sappiamo tutti che vengono scartati perché fanno troppo casino, però meritava, secondo me meritava. Andiamo subito ad aprire questo Marty perché io non vedo l'ora, l'ho lasciato apposta per aprirlo insieme a voi. Allora intanto vi faccio vedere qua, questo è quello che contiene la confezione, quindi qua ve lo fa vedere un po' tutto. Sulla confezione però non vi fa vedere i vari accessori, perché da nessuna parte ci sono, a parte qua qualcuno, ma da nessuna parte ci sono gli accessori che contiene, quindi alcuni si vedono, alcuni no. Noi adesso lo andiamo ad aprire e vediamo effettivamente che cosa c'è dentro, anche perché l'ho tenuto apposta per aprirlo insieme a voi e non sto più nella pelle. Allora, partiamo col dire una cosa. Intanto qua bellissimo l'uscita della DeLorean dal furgone di Doc, secondo me è molto molto bello. Ma andiamo con ordine.
Allora, abbiamo il personaggio che è incastrato modello Hasbro, quindi molto molto bene incastrato. Tra l'altro ha anche queste fascette che io direi di andare a togliere con il solito metodo. Scusate se passo davanti, ma le toglierei così perché facciamo prima. Ecco qua, ecco qua ed ecco qua. Altre non ce ne sono. Ok, già ho visto una cosa molto carina. Andiamo a togliere il nostro Marty. Ok, togliamo tutti gli accessori prima, così vediamo che cosa ci rappresentano. È incredibile come le hanno incastrate. Ah, mamma mia. Ok, l'altra testa di Marty con gli occhiali. Abbiamo fantastica la chitarra, e già vi dico che mi piace un sacco perché è morbida. Questo è morbido. Poi abbiamo lo zainetto, eccolo qua, anche questo con lo spallaccio morbido. Non si può dividere, ma insomma lo tiene sempre su una spalla, quindi direi che va più che bene. Le mani le lascerei lì in questo momento. Abbiamo questo bellissimo skateboard che già così mi piace, ma adesso ve lo faccio vedere meglio, e la cinepresa che usa Marty quando va a fare le riprese per Doc Brown e il primo test della DeLorean, sperando di non rompere niente. Ok, perfetto. Allora, le mani le lasciamo qua dentro. Comunque sono 2 mani già sul personaggio e altre 3 mani in pose diverse per poterle intercambiare. Questo lo mettiamo da parte. Ora, la cinepresa devo dire che ha il suo bel perché. Tra l'altro ha anche la parte lucida che sembra un pezzo diverso, no, è un pezzo lucido, per simulare appunto l'obiettivo, quindi molto molto carina, fatta anche abbastanza bene, devo dire, con i suoi dettagli molto molto fatti bene, secondo me. Anche questo, che è il cavetto, che non è rigido ma si può muovere, molto molto carina, molto fatta bene. Lo skateboard, che intanto ha una texture molto carina, perché è una texture, diciamo così, un po' ruvida, come i vecchi skateboard insomma, ma sotto, ragazzi, è fantastico, mi piace un sacco, ed è segnato come Madrid, c'è un adesivo della Madrid. Comunque le ruote girano e si può insomma giocarci un po'. L'unica pecca, che già vi dico, è che rispetto al Marty della seconda serie, quindi del secondo film, questo non ha un pin dove poter agganciare Marty, perché Marty sotto ha anche i buchi per poterlo agganciare, non so, a dei piedistalli per esempio. Ma questa, la chitarra che vi ho fatto vedere prima, comunque fatta molto bene, non vedo sbavature di nessun tipo al momento, quindi è molto fatta bene. Anche le chiavi della chitarra sono fatte bene e fatte in modo diverso, quindi sia in orizzontale che in verticale, quindi sono state fatte veramente con cura, come al solito Neika non sbaglia, ma in questo caso ha sbagliato un po'. Questa è la faccia di Marty con gli occhiali da sole, e su questo proprio secondo me ha sbagliato. E poi abbiamo Marty. Allora, Marty che ha i vestiti in gomma, insomma, con una gommina che si possono muovere, molto fatto bene, e soprattutto la colorazione mi piace molto molto veritiera, secondo me. Le articolazioni, come le altre Neika, bene o male le abbiamo tutte. Vediamo come sono a scatto anche le giunture. Certo, non è bellissimo magari vedere così, ma più di questo secondo me non si poteva fare. Abbiamo la possibilità di muovere solo le gambe, mentre al busto c'è una minima possibilità di movimento. Tra l'altro qua si rigonfia la camicia perché è stata fatta anche questa
sopra il personaggio, quindi se un minimo di movenze al bacino ce le ha, quindi ci sta. Già vi dico che tra le 3 action figure, questo è Marty e ovviamente poi ci sono l'altro Marty e Biff, secondo me quello che è stato azzeccato di più a livello di somiglianza, secondo me, non sono i 2 Marty. Vedendoli bene, i 2 Marty, questo è quello meglio. Come somiglianza è vero che non ci si può aspettare niente di un certo tipo, perché comunque sono action figure che vanno dai 30 ai 40 euro. Vi posso dire intanto che è molto pesante, quindi è molto ben realizzato secondo me. Quindi al momento quello che mi viene da dire è che questo Marty McFly insieme all'altro non ci azzeccano quasi niente a livello di somiglianza col personaggio, con Michael J. Fox. Però è anche vero, appunto come dicevo prima, che ci sono anche dei limiti. Stavo guardando se ci sono delle giunture particolari alle caviglie, le caviglie sono un po' limitate. Adesso si può fare, ma viene una cosa abbastanza innaturale. Le gambe hanno anch'esse una sorta di scatto, ma più di così non potete piegarle, quindi vabbè. Però va da sé che sono action figure da tenere un po' in esposizione, queste non sono action figure da giocare. Soprattutto vedo che sono molto ben fatte a livello di texture, di come le tieni in mano e senti i materiali, sono veramente fatte bene. Mi piacciono un sacco. Ora mettiamo da parte, perché altrimenti viene un video lunghissimo, mettiamo da parte, e tra l'altro noto che qua c'è una leggera imperfezione sui capelli, si vede la parte sotto rosa, ma possiamo soprassedere in questo caso, vabbè. Allora, tutti gli accessori ci sono, quindi possiamo mettergli lo zaino, possiamo fargli fare un po' tutto quello che vogliamo sostanzialmente. Questo è lo zaino, vediamo di infilarglielo sulla spalla, eccolo qua. Quindi direi che ci siamo, mi piace tantissimo. Cambiamo anche la testa, così vediamo come sta con la testa e gli occhiali, ma secondo me ci sta peggio. Ok, sì, diciamo che sta meglio senza occhiali, sinceramente sta meglio senza occhiali. E adesso però andiamo a vedere gli altri, perché qua bisogna fare un confronto. Secondo Marty, che all'interno ha degli altri accessori, spero di non farvi riflesso, ecco, così dovreste vederlo abbastanza bene. Ha degli altri accessori, intanto l'overboard, questo è già una buona cosa. Ha un piedistallo per l'overboard, perché adesso vi faccio vedere, anche se non l'ho ancora aperto, ho visto delle immagini, quindi so più o meno a cosa andare incontro. Andiamo ad aprirlo. Eccoci qua, questo lo mettiamo qua al momento. All'interno di questa scatola c'è il mitico municipio di Hill Valley, quello del secondo film, come si può ben vedere dagli abiti psichedelici dei nostri amici passeggiatori. E andiamo a vedere anche quello che c'è dentro qua. Come al solito qua ci sono ecco qua l'altra testa di Marty. Come vi dicevo, non ci somiglia per niente, cioè, secondo me non ci somiglia per niente, ma come anche altri amici mi hanno confermato, insomma, non è il massimo della somiglianza. Anche qui abbiamo i vestiti fatti in questa gomma molto bella, soprattutto al tatto, e questa texture è veramente fantastica. Sembra proprio quel tessuto tecnico di cui si possono trovare anche delle giacche tuttora, insomma. Vediamo un po' come si muovono. Anche qui abbiamo degli scatti, anche qui possiamo vedere che le famose Nike del film
che qua non sono state riportate, non so per quale motivo, ma non c'è il simbolino della Nike, probabilmente per questioni di licenze, ma andiamo a vedere che il cappello è abbastanza rigido, quindi, e non si può togliere ovviamente. Possiamo cambiare la testa, ammesso che viene via, eccola qua. Tolta la testa e montata quell'altra, diciamo che la situazione cambia un po', è forse un po' più somigliante questa, secondo me, però insomma devo dire che, come ho detto prima, non si può pretendere più di tanto per quello che costano. Andiamo a togliere, è un po' difficoltoso rimettere le teste comunque, sono abbastanza dure, bisognerebbe fargli una, diciamo così, una sorta di incavatura, di limare un po' queste parti qui, perché altrimenti diventa difficoltoso metterle, però niente di grave. Quello che voglio farvi vedere però è l'overboard, che è praticamente perfetto per quanto mi riguarda. Tra l'altro qua c'è un accessorio, sempre da non perdere, che va ad installarsi al posto di questo, che cerchiamo di togliere, se ce la facciamo, ok, per metterlo al posto di quello e metterlo così. Questo serve per mettere l'overboard sul piedistallo, che poi è una ball joint, quindi si può mettere in varie pose. Eccoci qua, quindi l'overboard può stare sospeso. Oltre ad essere sospeso, si può togliere questa parte e mettere questa parte, dove c'è il pin per poter inserire il piede di Marty. Si può anche esporre Marty con un piede sul volopattino. È un po' difficoltoso, devo dirvi la verità, perché a parte che sono nuovi, quindi probabilmente c'è anche un problema di rigidità delle varie giunture, però devo ammettere che è un po' difficoltoso. Vediamo se ci riusciamo. Ok, perfetto, ci siamo riusciti. Quindi esposto così, con il volopattino in volo e Marty con il piede sopra, secondo me è la morte sua, come si suol dire. Questo era il Marty l'ho preso al volo. Questo era il Marty, che anche lui ha tutte le giunture a scatto, anche lui può piegare più di tanto così, non più di così. La cosa buona è che ci sono anche qui i vestiti sopra, quindi non si vedono le giunture della giuntura del busto, però un po' si muove. Certo, non ha una gran mobilità, però ci sono le giunture anche all'interno del busto. Rimettiamo qua questo, perché adesso dobbiamo andare a prendere anche Biff, perché è l'ultimo di questa puntata, chiamiamola così, perché poi vi farò vedere anche gli altri, perché ho ordinato almeno il Marty Tailspace, l'ho ordinato, ho ordinato anche Doc Brown, e arriverà non so quando la versione Audition di questo, semplicemente perché non era scritto, almeno per quanto mi riguarda non sono riuscito a capire quando era in uscita. Però devo dire che a scanso qualcuno potrebbe dire no, ma non sono belli, non mi piacciono. Ci sono pareri e pareri, quindi se volete mettere giù dei commenti fatelo, ma di questo, soprattutto di questo, io ho già in mente di farci un diorama apposito, perché quando ho visto gli accessori, e in questo soprattutto ho visto che c'era questa, quindi il bussolotto che fa uscire dal caffè 80 la Pepsi che ordina Marty, mi è venuto subito in mente di progettare un diorama. Quindi state all'occhio, iscrivetevi e vedrete poi in futuro che cosa verrà fuori. Io ve lo dico in anticipo, così perlomeno lo sapete. Io volevo già rimettere a posto questa testa mi ha fatto dannare, adesso la voglio rimettere a posto come si deve,
perché non è possibile. Ok, ho capito anche come si rimette dentro la testa, perfettissimo. Andiamo avanti, dopo vi dico anche una cosa e vi faccio vedere una cosa, ma andiamo avanti con Biff. Intanto l'almanacco sportivo, bellissima idea, secondo me queste confezioni hanno un suo bel perché. Andiamo ad aprire anche Biff. Queste NECA sono in scala 1 a 12, ve lo dico già, così magari se qualcuno se lo domandasse sa già di che cosa parliamo. Allora, la scatola la mettiamo da una parte, andiamo a vedere qua, e qua abbiamo, diciamo, il prato davanti al municipio di Hill Valley, che ha un suo perché, sì, perché bene o male Biff si vede da queste parti sempre per il fatto che c'è il suo meccanico di fiducia da quelle parti, perché tutte le volte che incontra Marty la sua macchina finisce dal meccanico, e non perché non va bene, ma semplicemente perché deve farla lavare da qualcosa di non proprio carino. Andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, anche qui dovremmo togliere sicuramente, eccoci qua. Partiamo col dire che ovviamente sono in scala uno con l'altro, e io per quello voglio veramente, sono curioso di vedere Doc Brown, perché se sono tutti in scala giustamente ci sarà anche un bel perché delle scale. Adesso, già che ho in mano questo Biff, che comunque fanno un po' fatica a stare in piedi, ve lo dico prima, magari qualcuno se lo domanda, fa un po' fatica a rimanere in piedi, bisogna trovare la cosa giusta. Volevo prendere addirittura Marty per vedere la differenza, eccoci qua, e come vedete la differenza è esattamente quella che c'è nel film, insomma sono in scala direi perfetta. Ci sono delle sbavature, già ho visto su questo Biff qua, probabilmente dovute a qualcosa che non so, perché è un color rosso che probabilmente da stampo o cose simili, ma anche qui ci sono tutte le articolazioni con gli scatti, giubbino morbido, qua si vede la giuntura del busto, ma comunque a mio avviso è un gran bel pezzo. Qua tra l'altro è legato ma è aperto il giubbino, quindi si può leggermente aprire, ma vi sconsiglio di farlo. Le giunture anche qui si limitano a un tot, quindi così, e per il resto devo dire che tra le figure che ho aperto fino adesso, quindi queste destinate a Ritorno al futuro, Biff forse è quello che si avvicina un po' di più al personaggio, all'attore. Adesso mi sfugge il nome, magari me lo vado a cercare e ve lo metto sotto qua nei link, oppure direttamente qua sotto scritto nel video. Ma andiamo a vedere gli accessori, perché negli accessori, cosa che a me ha fatto impazzire davvero quando l'ho visto, è stato questo, che adesso sarà difficilissimo da togliere. Ok, ovviamente non è sfogliabile, ma è fatto veramente bene, con la copertina dove deve essere, qua l'effetto libro, l'almanacco sportivo. L'almanacco sportivo che a me mi ha fatto impazzire, è una cosa incredibile. Ovviamente c'è dentro l'altra testa di Biff, che urla ovviamente a Marty. Questa non somiglia tanto, assomiglia di più quella lì, però intanto c'è con un'altra espressione. Poi abbiamo dentro un set di mani, ovviamente come l'altro Marty ne ha 3 in pose diverse, sono due con i pugni e una invece solamente destra. Poi abbiamo qui, ecco qua che escono, sono i volantini, se non ricordo male. Questo è il volantino del ballo Incanto sotto il mare. Questo è carta, effettivamente è carta, quindi non tanto spreco NECA,
mentre qui abbiamo, vediamo se riesco a leggere, sì, è praticamente la fattura che gli fa il meccanico a Biff per aver riparato la macchina, cosa che non mi aspettavo, anzi mi aspettavo altro sinceramente, ma devo dire che hanno avuto una bella idea. Rimetto dentro questo perché c'è un altro accessorio, che è questo, che se non sbaglio è la cassetta di sicurezza, tra l'altro con l'anellino che si muove, la cassetta di sicurezza dove Biff nasconde appunto l'almanacco sportivo, che si apre, questa è fantastica, si apre e dentro ha, ullala, vediamo se escono, no, sono incastrate qua, non si possono togliere, almeno da quello che vedo non si possono togliere, no, però dentro qui nella cassetta c'è ullala. Fantastico, fantastico, NECA molto brava, devo dire molto brava. Quindi adesso ve li faccio vedere tutti e tre esposti nel, scusate ovviamente la parte dietro, ma insomma vi sto facendo vedere questi personaggi, mi sembrava il minimo. Vediamo di metterli in modo che riusciate a vederli bene e soprattutto che restino in piedi. Vediamo se riusciamo a metterli in piedi un po' come si deve. Appunto sono nuovi, ci sta che non riescano a stare in piedi, ancora si devono un po' smollare le varie articolazioni. Ecco qua l'altro Marty, eccolo qua, che ovviamente è alto uguale all'altro, eccoli qua, e io devo dire che sono abbastanza soddisfatto perché per il costo, tra l'altro uno di questi mi è arrivato prima, gli altri dopo, è il regalo di mio fratello, quindi giustamente aspettavo anche gli altri prima di aprire questi, prima di aprirli tutti. Ora devo dire che notavo adesso che per esempio su queste scarpe non c'è anche qua il simbolino Nike, ma ovviamente hanno bypassato la cosa con una semplice striscia e non più il baffo solito della Nike, ma per quello che mi riguarda sono molto soddisfatto. Le figure poi tra l'altro sono veramente pesanti, soprattutto Biff che è il più grande è veramente pesante. Ma adesso vi voglio far vedere una cosa che riguarda NECA in generale. Detto questo, io vi dico che per quello che mi riguarda, quello più somigliante di tutti a mio avviso è Biff. Perdonatemi, ma secondo me è Biff. Adesso però vi faccio vedere un'altra cosa. Sono andato a prendere questa, che è una delle tartarughe ninja della serie del 1990, o meglio del film del 1990, e volevo farvi vedere la dimensione rispetto a questi personaggi, perché ho fatto così un raffronto e devo dire che NECA è stata piuttosto coerente. Vediamo un po', sempre il solito fatica, perché che casino che c'è qua, io non so. È stata abbastanza coerente perché le tartarughe ninja sono in realtà degli adolescenti. Diciamo che rispetto a quanto è alto Marty McFly, o meglio Michael J. Fox, rispetto a quello che erano le tartarughe ninja nel film, devo dire che la dimensione più o meno è stata rispettata. Anche guardando le mani, che ovviamente hanno mani più grandi le tartarughe ninja, devo dire che ci siamo. Quindi volevo farvi vedere questa cosa perché magari qualcuno se lo domanda e quindi io gli do anche una risposta. Adesso rimettiamo dentro il nostro Donatello che andrà a fare la nanna dove stava prima per vari e svariati motivi, e andrò poi a ritirar fuori quando dovrò fare quello che devo fare. Sembro un po' pazzo, ma è vero, cioè nel senso che sono pazzo, è vero. Detto questo, ora passiamo ai saluti.
Bene, siamo arrivati alle conclusioni finali e le conclusioni finali per quello che mi riguarda sono esattamente quelle che vi ho detto prima. Secondo me meritano queste action figure perché, insomma, un po' sono Back to the Future, Ritorno al futuro, un film che ha segnato un po' anche la mia infanzia, la mia adolescenza, per cui insomma mi piacciono e mi sono sempre piaciuti quei film un po' fantascientifici ma umoristici, come Ghostbuster, come Ritorno al futuro, come tanti film di quel tipo, ma vorrei sapere la vostra, cosa ne pensate sia delle action figure sia di qual è, per esempio, il film che ha segnato un po' la vostra adolescenza, se anche a voi piacciono film di questo genere e magari vorreste vedere le action figure e ancora magari non ci sono. Difficile perché ne hanno fatte parecchie, ma siamo arrivati alla fine di questo video, vi ringrazio per essere rimasti con me fino alla fine. E quindi vi ricordo ancora che se volete vi potete iscrivere, cliccare la campanella con tutte le notifiche e noi ci vediamo al prossimo video, che tra l'altro mi stavo dimenticando di queste action figure, ovviamente come dicevo prima, ne farò un diorama ben specifico, non vi spoilerò niente, però ho già dei progettini fatti e finiti, per cui state con me. Da Alex e Anime dal Mondo è tutto, ciao!